chi si fosse perso gli episodi precedenti, sono nella capitale olandese, cioè a Amsterdam, e in questo episodio andrò a vedere ben due musei e il famoso quartiere luci rosse di Amsterdam. Sono qua di nuovo alla stazione della metro e oggi andiamo a vedere due musei che abbiamo prenotato ieri. Stavolta ci siamo preparati. Dato che è ancora troppo presto e il museo è chiuso, mi godo un po' il panorama. Aspettando l'apertura del museo andrò a fare una seconda colazione. Dato che questo viaggio vorrei non fosse solo il mio viaggio ma anche il vostro viaggio, proverò a spiegarvi questa cosa. Per fare un viaggio del genere è necessario lasciarsi un sacco di cose alle spalle. Sicuramente a me erano cambiate tante cose che mi hanno spinto a fare questo viaggio. Però di fatto quando ho iniziato questa avventura la sensazione è stata quella di una lunga vacanza. In questo momento qui a Amsterdam la sensazione di vacanza inizia a dissolversi per lasciare il posto a una sensazione di vuoto, ma anche di libertà. Non so questo viaggio dove mi porterà, non lo sapevo quando ero a Amsterdam e non lo so ancora adesso, ma so che la direzione è quella giusta. Dopo questa piccola riflessione torniamo a Amsterdam e al museo che ci aspetta. Il museo che vedrete è l'Arkham, un piccolo museo sull'architettura e la riqualificazione urbana di Amsterdam. In questo museo ci sono davvero un sacco di progetti di architettura molto moderna, che sono già stati costruiti o che verranno costruiti in futuro. Molto carina questa parete con tutta l'evoluzione dei progetti ad Amsterdam negli anni. L'altro museo per il quale ho comprato un biglietto è il Museo della Scienza, o Nemo. Infatti il museo riprende proprio le forme di un'imbarcazione. Sono entrato ora al Museo della Scienza, qui Nemo, e vedremo un po' cosa c'è di bello. Dalla mappa il museo sembra davvero parecchio grande. Un po' di storia della scienza. Qui invece una delle parti che a me di solito piacciono di più, e cioè la parte sullo spazio. Nel museo ci sono un sacco di cose, anche se sono molte orientate ai bambini. La cosa interessante è che per ogni concetto c'è un'installazione con una dimostrazione pratica del fenomeno. In un gioco mi è capitato di lì per lì di non capire l'esperimento e di pensare che fosse rotto o sbagliato. Invece ero io che non avevo capito. Dopo mi ha fatto molto ridere vedere un sacco di adulti andarsene via scocciati e annoiati perché non avevano capito qualche esperimento. Dopo un altro giro nel centro di Amsterdam
sono tornato verso l'ostello, ma ora passiamo al giorno successivo. Prendiamo di nuovo la metro, ma stavolta per andare a vedere Amsterdam di notte. Il quartiere a luci rosse. Ok, partiamo da dove tutto ha inizio. Siamo nel 1600. Amsterdam è il cuore pulsante del commercio, ma un altro commercio inizia a decollare in città. Sì, avete capito bene, le prime tracce di prostituzione risalgono proprio a quest'epoca, ma il quartiere non era il quartiere a luci rosse che conosciamo oggi. Nel periodo d'oro di Amsterdam, cioè fra il XVII e il XVIII secolo, la città conobbe un grosso incremento delle attività commerciali e dei traffici marittimi. È in questo punto che la prostituzione si sposta anche nei quartieri residenziali e commerciali. La città però cercò di tenere sotto controllo queste attività spostandole gradualmente in zone più discrete della città. In questo periodo non esiste una vera e propria zona rossa, ma queste attività sono molto diffuse anche se nascoste. Arriviamo al 1911, quando Amsterdam decide di darci un taglio e legalizzare la prostituzione. Le luci rosse non indicano solo l'apertura delle vetrine, ma indicano anche un confine, ieri come oggi, tra la prostituzione legale e illegale. Insomma, da uno stato di caos si va sempre verso qualcosa di più regolamentato. Ma il 2000 è un anno importante per Amsterdam, che introduce regole che rendono il lavoro del sesso più sicuro e legale. Ad esempio, recentemente la città ha introdotto il PIC, un centro che aiuta le persone che lavorano in questo settore a garantire i propri diritti e a non essere sfruttati. Ma cosa succede oggi? Beh, oggi questo quartiere è una grossa attrazione turistica, ma non solo per le vetrine, ma per tutto quello che ci gira intorno, cioè spettacoli, cabine e addirittura potete trovare un museo dedicato a tutta la storia della prostituzione. Posso riprendere solo la via, ma non le vetrine perché è vietato qualsiasi tipo di video o foto. Avrei voluto fare tanti video per farvi vivere la magia del quartiere a luci rosse, ma sfortunatamente è vietato fare video e foto. In teoria il problema sarebbe solo quella di inquadrare le vetrine, ma la polizia non prende molto alla leggera questa cosa. Quindi dopo un po' di giri a vedere le vetrine del quartiere a luci rosse ho deciso di andare in un coffee shop. Siamo qua al Bulldog, il coffee shop più vecchio di Amsterdam. Successivamente al coffee shop, tra l'alcol e il fumo, le mie condizioni erano un po' troppo allegre, quindi ho preferito non registrare niente. Lasciando stare i musei e i monumenti che, passatemi il termine, sono sempre un po' tutti uguali, in questa città ho avuto la fortuna di conoscere tante persone che mi hanno spiegato un po' come ci si vive e questo penso sia la parte più bella di questo viaggio. Nel prossimo episodio lascerò Amsterdam per andare in una città dove vedrò un monumento molto moderno, una grande piazza e una chiesa reale. Se hai scoperto dove andrò, scrivilo nei commenti, ma non andare a vedere sui link Instagram che trovi in descrizione. Se non vuoi perderti le prossime mete di questo viaggio, iscriviti al canale e se ancora non l'hai fatto e ti è piaciuto questo video,
lasciami un like. Come al solito vi auguro buona strada a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio.